Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche per amore e passioni di gennaio 2025. Abbiamo la carta del carro. Amici dei gemelli, quando c'è il carro probabilmente si può trattare di una scelta, di una decisione da dover prendere, una direzione da dare ad una situazione, ad una relazione. È come il decidere di prendere una determinata strada. Andiamo a vedere di che cosa si parla nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email, nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E sempre in descrizione trovate anche il link per il corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che parte a fine gennaio 2025. Bene ragazzi, per qualsiasi cosa comunque mi potete contattare via mail. Andiamo a vedere. Ok, partiamo subito con un re di spade, un 7 di denari, un fante di bastoni, abbiamo la carta dell'eremita, un asso di bastoni, abbiamo la carta della morte, 4 di spade, la regina di spade, e qui abbiamo già anche il re, e la carta della forza. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire un pochettino l'energia generale com'è, dopodiché andrò a fare i vari esempi con i single, le persone che sono in una relazione da tanto tempo, le relazioni difficili e così via. Allora, partiamo da questo re di spade, potrebbe essere la vostra energia, andiamo a vederlo. Abbiamo una sacerdotessa e un diavolo. È come una sorta di rigidità mentale che potreste avere all'inizio del mese. Andiamo a vedere il 7 di denari, ruota della fortuna e regina di coppe. È come un cambio. In realtà il 7 di pentacoli e e la ruota della fortuna mi fanno pensare a una certa accelerazione verso l'inizio, diciamo la seconda settimana, se vogliamo, del mese di gennaio. Andiamo a vedere il fante di bastoni, il re di pentacoli, e l'asso di pentacoli. Allora, diciamo che potrebbe esserci come un inizio di un qualche cosa di nuovo, considerata la ruota della fortuna, considerato l'asso di pentacoli, considerato anche questo fante. Ho come l'idea che ci potrebbe essere una nuova, un nuovo capitolo, se vogliamo, della vostra vita, della vostra attuale relazione. Adesso dipende se siete single o no, però è come se ci fosse qualcosa di nuovo che inizia. Andiamo a vedere l'eremita.
Cavaliere di coppe carro. Voglio una carta per il cavaliere di coppe. Sette di coppe. Ehm, Ragazzi, qui devo dire che l'eremita mi richiama a un momento di isolamento piuttosto che di introspezione. È come se steste valutando questa ruota della fortuna che insieme a questo sette di coppe apre il passo a cose nuove, come vi dicevo, c'è come un nuovo inizio, probabilmente da valutare, da impostare, da organizzare per qualcuno. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Giustizia e papa. Siccome sono due carte che mi parlano di contratti e di ufficializzazioni, credo che qui sia un momento, quello di gennaio, dove c'è la necessità di concretizzare, di ufficializzare questo nuovo inizio, ma è come se ancora le cose non fossero pronte per questa ufficializzazione. C'è come un cambio di scena, sì, un nuovo inizio, ma è come se fosse un po', vedendo il diavolo mi viene da dire clandestino, cioè è come se fosse una cosa che magari tenete tra voi e il vostro partner per dire, mentre ho come l'idea che avreste bisogno di un qualche cosa di più concreto, di un riconoscimento da parte dell'altro. Normalmente quando c'è il Papa si parla di un riconoscimento davanti alla società. Andiamo a vedere la morte. La stella e il 10 di bastoni. Qui ho come la sensazione, ragazzi, che dobbiate lasciarvi indietro un sogno. Ok? Perché la stella parla di sogni, parla di canalizzazioni, parla anche di destino, ma siccome qui abbiamo sia la morte che il 10 di bastoni, che sono due carte di chiusura ciclo, ho come l'idea che dobbiate lasciare andare un pochettino il controllo, che potrei anche rivedere in queste due carte qui. Andiamo a vedere il 4 di spade. 6 di coppe e mago. Di nuovo, carte di inizio e carte di sogno. Io credo che qui il punto sia uscire da una certa fase di controllo, potrebbe essere una fase mentale, potrebbe essere una fase egoica con il diavolo. E l'eremita vi serve appunto per decifrare che cosa è veramente importante per voi. Andiamo a vedere la regina di spade, temperanza e 8 di coppe. L'8 di coppe è l'arcano minore dell'eremita. E guardate, la sensazione è, scusate, che con questa regina di spade riusciate in qualche modo a riequilibrare quello che è il vostro interno, la vostra mente, i vostri obiettivi con quello che è la realtà esterna. Probabilmente sarà il caso di smussare gli angoli su certi desideri che voi avete, su certi sogni, però vi dico anche che con la carta della forza e con la carta del carro è come se a un certo punto si prendesse una decisione. È interessante perché avete il re di spade e regina di spade. Diciamo che essendoci anche la stella, essendoci, scusate, la ruota della fortuna, essendoci la stella, essendoci 6 di coppe, c'è anche la giustizia tra le altre cose. Ho come la sensazione che potrebbe essere una situazione karmica da dover affrontare per una vostra crescita personale. Sapete che quando succedono delle relazioni, situazioni karmiche,
e nel linguaggio comune la parola karmica viene un po' intesa come un qualche cosa di pesante da dover elaborare, normalmente quando succedono queste cose è per il nostro più alto bene, perché noi dobbiamo imparare a guarire, a portare di nuovo l'equilibrio. Mm? Allora, partiamo dai single. Se siete single e non avete nessuno in testa, ragazzi, vi dico che qui il panorama cambierà parecchio. Vi dico, ho come la sensazione che ad un certo punto le cose prenderanno una certa accelerata, però toglietevi dalla rigidità mentale del un partner deve essere così, deve fare così, si deve comportare così, le cose devono essere fatte in un certo modo, perché ho come l'idea che sia un limite mentale che vi mettete voi. Chiedetevi davvero cosa vorrei per essere felice, di che cosa ho bisogno per essere felice. Devo dire che comunque è facile, perché avete due volte il carro, dov'è l'altra volta? Qua. Carro e carro. Quindi è facile che qualcuno deciderà. Allora, per qualcuno si tratta di lasciare andare, di mettere in stand-by le persone che state conoscendo e di procedere per la vostra guarigione. Dopodiché, è come se diceste, ok, adesso sono pronto a buttarmi, o pronta a buttarmi nella mischia. Per un altro gruppo di single, io ho come la sensazione che verranno rivisti i vostri ideali di coppia, di uomo o di donna, di relazione, di equilibrio. Credo che il mese di gennaio sarà un mese che vi permetterà di capire dove potete fare meglio nelle relazioni con gli altri e dove invece potete evitare di fare cavolate, bambinate, perché comunque quando c'è il diavolo che parla di ego, si tende a dire o fare certe cose o a reagire a certe cose, ehm, diciamo, partendo dalla situazione di carenza da cui si è strutturato l'ego. Prendetela così, poi forse un giorno vi spiegherò un po' più articolatamente, in modo articolato, di che cosa si tratta. Però quando c'è una ferita, l'ego la copre, si crea una personalità per coprire questa ferita e normalmente se non si cura la ferita quando si è adulti ci si comporta in base a questa ferita. L'ego è un personaggio che si forma man mano che cresciamo per farci sopravvivere. Mm? Se siete in una relazione, ragazzi, dunque, ho la sensazione che le cose potrebbero cambiare rispetto a come sono all'inizio, soprattutto se voi avete bisogno di questo ipercontrollo per sentirvi al sicuro. Vi dico che le cose qua potrebbero effettivamente cambiare. C'è come una sorta di movimento. Uno è come se si cambiassero gli obiettivi comuni. Due, io ho come la sensazione che uscirete un pochettino di più dal vostro guscio, cioè probabilmente lascerete perdere parte del controllo, non tutto perché comunque si finisce con una regina di spade, ma è come se abbassaste l'asticella per qualcuno, come se vi rendeste conto che i vostri desideri, i vostri obiettivi sono troppo alti, bisogna progredire per passi. Nel caso siate in una relazione da lungo tempo, allora per qualcuno ci può essere un viaggio, ragazzi, o comunque la programmazione di un viaggio. Devo dire che è come se si riscoprisse un po' la dolcezza nella relazione, nel momento in cui vi togliete questa rigidità. Tenete presente che finite con la temperanza, quindi si tratta di ricalibrare quello che è la mente con quello che è il cuore. L'otto di coppe mi parla di un vuoto emotivo che c'è bisogno di colmare, ma non è con la rigidità, con le regole, che si colma questo vuoto.
Tenete presente che qui avete la forza, che è una carta di apertura del cuore. La forza, si parla di forza morale, forza di volontà, forza di carattere. Se invece siete in una relazione così così, che non è ben definita, qui ho la sensazione che invece, ragazzi, sia necessario cambiare le regole, non toglierle, però solo cambiare le regole. È come se avessi bisogno di andare di più incontro all'altra persona. È come se avessi bisogno, mi viene da dire di mettere nero su bianco. Partendo con queste carte, sento che molte persone hanno bisogno come di regole alle quali aggrapparsi. Cioè, la regola è questa: se io so che faccio così, sono al sicuro, la persona non la perdo, la persona non si arrabbia. È un po' questo il senso qui. Il punto qual è? Che non esistono solo le regole dell'altro, esistono anche le vostre. Cioè, che cosa deve fare l'altro per non farvi arrabbiare? È un po' un riequilibrio delle dinamiche di coppia. Anche se siete una coppia, diciamo, non ben definita, però c'è comunque una relazione tra di voi, ok? Tutto sommato, devo dire che è un mese molto focalizzato sul che cosa funziona, che cosa non funziona, quello che non funziona, come lo cambio, come lo modifico, come posso avvicinarmi di più a me stesso o a me stessa, rimanendo fedele ai miei valori, ai miei principi, senza, diciamo, interferire troppo nella relazione, nella coppia. Quindi alcune regole andranno cambiate, altre andranno poste nuove e sono le vostre, perché ho come la sensazione ehm, che le regole iniziali siano quelle del vostro ego, quindi dettate dalle ferite non guarite, mentre a fine mese è come se vi avvicinaste un pochettino di più alla vostra essenza e cambiano anche un po' le regole da mettere da parte vostra, ok? Tenete presente che quando c'è il re di spade e il diavolo si parla di controllo. C'è molto in questo mese il è giusto o è sbagliato, però tenete presente che qui avete anche la sacerdotessa. La sacerdotessa è una di quelle carte a cui non importa se una cosa sia giusta o sbagliata, il punto è che una cosa c'è e quindi da lì bisogna lavorare. Qui avete anche un mago da qualche parte, qua. Bisogna, il mago è la carta dell'alchimista, prende la memma, ok, il fango, il dolore, la roba brutta che si sta vivendo e la trasforma in qualche cosa di positivo. E qui vediamo la guarigione della temperanza. C'è un movimento, una scelta, una decisione, il decidere di ok, vado per questa strada, vado per questa direzione. Non è un mese, ragazzi, per iniziare progetti nuovi, secondo me, con la persona di interesse, perché prima si devono dettare nuove regole all'interno della relazione, poi si può pensare ad espandersi. Andiamo a vedere un oracolo, dopodiché andiamo a vedere un koan. Carta numero 32. Questa carta fa riferimento alle persone che frequentate, che potrebbero anche essere i vostri familiari, piuttosto che gli amici. È come se vi facesse mettere l'attenzione sulle persone di cui vi circondate, sulle persone che vi stanno intorno, che vi consigliano, che vivono un pochettino le vostre dinamiche, perché è come se vi aiutassero ad un certo punto a fare questo lavoro introspettivo di cui ci parla l'eremita. Andiamo a vedere un koan. Tu sorridi e il mondo cambia. Esattamente, si parla di attitudine. Nel momento in cui voi lasciate un pochettino le briglie o cambiate eventualmente le regole o questo controllo viene lasciato un pochettino andare, le cose
entrano più in equilibrio. È come se si fosse dato per tutto questo tempo importanza alle regole, a come vi vedono gli altri, a che cosa dovevate fare perché foste ritenuti nel giusto e cose di questo genere, e alla fine del mese invece vi rendete conto che chi se ne frega di quello che pensano gli altri, io devo pensare a star bene, qual è la mia verità, di che cosa ho bisogno per ritrovare l'equilibrio. E la regina di spade è una di quelle carte che si programma, si regolarizza, si ehm, diciamo fa come delle liste, però è anche la versione femminile del re di spade, quindi è la versione un po' più dolce di questo controllo. È come se, sì, io ho la sensazione che qualcuno lascerà andare certi sogni, certe idee, certe aspettative. Non importa se sia giusto o sbagliato lasciarlo andare, semplicemente una cosa non si può fare. O non è giusto farla per rispetto magari del partner o della partner, insomma. Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. È un mese di cambi, è un mese di introspezione, è un mese che vi porterà a dare una direzione determinata alla relazione o alla vostra vita in generale. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. E se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail oppure potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, io vi auguro un inizio d'anno splendido, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!